Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. ABBA Fidia Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è ABBA? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere ABBA durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è ABBA? ABBA è un farmaco a base del principio attivo amoxicillina più acido clavulanico, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Fidia Farmaceutici SpA. ABBA può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: ABBA 875 mg più 125 mg 12 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fidia Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: amoxicillina più acido clavulanico. Gruppo terapeutico: antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: ABBA è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini. Vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5. 1. Sinusite batterica acuta, diagnosticato in modo adeguato. Otite media acuta. Esacerbazioni acute di bronchiti croniche, diagnosticato in modo adeguato. Polmonite acquisita in comunità. Cistite. Pielonefrite. Infezioni della pelle e dei tessuti molli, in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con cellulite diffusa. Infezioni ossee articolari, in particolare osteomielite. Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia: le dosi sono espresse in termini di contenuto di amoxicillina/acido clavulanico tranne quando le dosi sono definite nei termini di un singolo componente. La dose di ABBA che viene scelta per il trattamento di ogni singola infezione deve tenere conto di patogeni attesi e loro probabile suscettibilità agli agenti antibatterici. Vedere paragrafo 4. 4. Gravità e sito dell'infezione. Età, peso e funzionalità renale del paziente, come descritto di seguito. L'uso di formulazioni alternative di amoxicillina/acido clavulanico, ad esempio quelle che forniscono dosi più alte di amoxicillina o di differenti rapporti di amoxicillina e euroacido clavulanico, deve essere considerato come necessario. Vedere paragrafi 4, 4 e 5. 1. Per adulti e bambini di peso a 0-40 kg questa formulazione di ABBA fornisce una dose totale giornaliera di 1750 mg di amoxicillina/250 mg di acido clavulanico con dosaggio di 2 volte al giorno e di 2625 mg di amoxicillina/375 mg di acido clavulanico per il dosaggio di 3 volte al giorno, quando somministrato come raccomandato di seguito. Per i bambini di peso 40 kg, questa formulazione di ABBA fornisce un massimo di dose giornaliera di 1000-2800 mg di amoxicillina/143-400 mg di acido clavulanico, quando somministrata la dose raccomandata. Se si considera necessario aumentare la dose giornaliera di amoxicillina, si raccomanda di identificare un'altra formulazione di amoxicillina più acido clavulanico per evitare la somministrazione di dosi elevate non necessarie di acido clavulanico. Vedere paragrafi 4, 4 e 5. 1. La durata della terapia deve essere definita in base alla risposta del paziente. Alcune infezioni, ad esempio le osteomieliti, richiedono periodi di trattamento più lunghi. Il trattamento non deve essere proseguito oltre 14 giorni senza un controllo medico. Vedere paragrafo 4, 4 relativamente alla terapia prolungata.
Posologia. Adulti e bambini di peso a 0 yen 40 kg. Dosi raccomandate. Dose standard. Per tutte le indicazioni, 875 mg/125 mg 2 volte al giorno. Dose più alta a euro, in particolare per infezioni quali otite media, sinusite, infezioni del tratto respiratorio inferiore ed infezioni del tratto urinario. 875 mg/125 mg 3 volte al giorno. Bambini di peso 40 kg. Si raccomanda che i bambini siano trattati con amoxicillina e acido clavulanico sospensione o bustine pediatriche. Dosi raccomandate. 25 mg/3,6 mg/kg al giorno a 45 mg/6,4 mg/kg al giorno assunti in 2 dosi suddivise. Fino a 70 mg/10 mg/kg giorno suddivise in 2 dosi può essere considerato per alcune infezioni, quali otite media, sinusite e infezioni del tratto respiratorio inferiore. Non sono disponibili dati clinici per le formulazioni 7.1 di ABA relativi a dosi maggiori di 45 mg/6,4 mg/kg al giorno nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Non sono disponibili dati clinici per le formulazioni 7.1 di ABA nei bambini di età inferiore ai 2 mesi. Non è possibile pertanto fornire raccomandazioni posologiche in questa popolazione. Anziani. Non si considera necessario un aggiustamento del dosaggio. Insufficienza renale. Non ha richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con clearance della creatinina, CrCl, maggiore di 30 ml/min. Nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min, non c'è raccomandazione per l'uso di formulazioni di ABA con un rapporto amoxicillina a euroacido clavulanico di 7.1, in quanto non sono disponibili aggiustamenti del dosaggio. Insufficienza epatica. Dosare con cautela e monitorare la funzionalità epatica ad intervalli regolari, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Modo di somministrazione. ABA per uso orale. Somministrare all'inizio di un pasto per minimizzare la potenziale intolleranza gastrointestinale e ottimizzare l'assorbimento di amoxicillina/acido clavulanico. La terapia può iniziare con una formulazione per via parenterale e continuare con una preparazione orale. 875 mg/125 mg, polvere per sospensione orale in bustine. Il contenuto di una bustina a dose singola deve essere sciolto in mezzo bicchiere d'acqua prima di ingerirlo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, a qualsiasi penicillina, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi positiva per gravi reazioni di ipersensibilità immediata, ad esempio anafilassi, ad altri agenti beta-lattamici, ad esempio cefalosporine, carbapenemi o monobattamici. Anamnesi positiva per ittero/insufficienza epatica dovuti ad amoxicillina/acido clavulanico, vedere paragrafo 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di iniziare una terapia con ABA, deve essere condotta un'indagine accurata riguardante precedenti reazioni di ipersensibilità alle penicilline, alle cefalosporine o ad altri agenti beta-lattamici, vedere paragrafi 4, 3 e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anticoagulanti orali. Gli anticoagulanti orali e le penicilline sono stati ampiamente usati nella pratica clinica senza segnalazioni di interazioni. Tuttavia, in letteratura vi sono casi di aumentato rapporto internazionale normalizzato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere ABA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ABA durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Studi negli animali non indicano effetti dannosi, diretti o indiretti, relativi alla gravidanza, allo sviluppo embrionale/fetale, al parto o allo sviluppo postnatale, vedere paragrafo 5.3. Dati limitati sull'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.
Tuttavia, possono presentarsi effetti indesiderati, ad esempio reazioni allergiche, capogiri, convulsioni, che possono alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, ADR, PA comunemente riportate sono diarrea, nausea e vomito. Le ADRS provenienti da studi clinici e da indagini post-marketing con ABA, sono di seguito riportate secondo la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni di sovradosaggio. Possono essere evidenti sintomi gastrointestinali e alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico. È stata osservata cristalluria d'amoxicillina, che in alcuni casi ha portato ad insufficienza renale. Vedere paragrafo 4.4. Convulsioni possono verificarsi in pazienti con funzionalità renale compromessa o in pazienti che ricevono dosi elevate. È stata segnalata la precipitazione dell'amoxicillina nei cateteri vescicali, prevalentemente dopo somministrazione per via endovenosa di ampie dosi. Un controllo regolare della pervietà deve essere mantenuto. Vedere paragrafo 4.4. Trattamento della intossicazione. I sintomi gastrointestinali possono essere trattati in modo sintomatico, con attenzione all'equilibrio idroelettrico. Amoxicillina acido clavulanico può essere rimosso dal circolo mediante emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Associazione di penicilline, inclusi gli inibitori della bilattamasi. Codice ATC. I-01CR02. Meccanismo d'azione. L'amoxicillina, una penicillina semisintetica, antibiotico beta-lattamico, inibisce un'opia enzimi, spesso riferiti come proteine. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'amoxicillina e l'acido clavulanico si dissociano completamente in soluzione acquosa pH fisiologico. Entrambi i componenti sono assorbiti rapidamente e bene con la via di somministrazione orale. L'assorbimento di dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rilevano un particolare rischio per l'uomo sulla base degli studi di farmacologia di sicurezza, di genotossicità e di tossicità riproduttiva. Gli studi di tossicità a dosi, elenco degli eccipienti. Compresse rivestite con film silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, talco, titanio diossido, dietilftalato, dimeticone. Polvere per sospensione orale. Silice colloidale anidra, aspartame, aroma. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ABA a base di amoxicillina più acido clavulanico sono ABA, Abioclad, Acadimox, Aclad, Amocla, compresse rivestite, Amocla, polvere, amoxicillina più acido clavulanico ABC, amoxicillina più acido clavulanico Almus, amoxicillina più acido clavulanico Alter, amoxicillina più acido clavulanico, amoxicillina più acido clavulanico Aristo, amoxicillina più acido clavulanico Eurobindo, amoxicillina più acido clavulanico Eurobindo Italia, amoxicillina più acido clavulanico Biofarma, amoxicillina più acido clavulanico DOC generici, amoxicillina e acido clavulanico Egistada, compressa rivestita, amoxicillina e acido clavulanico Egistada, granulato, amoxicillina più acido clavulanico GIT, amoxicillina più acido clavulanico Exal, amoxicillina più acido clavulanico Milan Generics, compresse rivestite, amoxicillina più acido clavulanico Milan Generics. Polveri orali, amoxicillina e acido clavulanico Picare, amoxicillina più acido clavulanico Pensa, amoxicillina più acido clavulanico Ratiofarm Italia, amoxicillina più acido clavulanico Sandoz, amoxicillina più acido clavulanico Sandoz GmbH, amoxicillina più acido clavulanico Sa, amoxicillina più acido clavulanico Sanfarma, amoxicillina più acido clavulanico Technigen, amoxicillina più acido clavulanico Teva Generics, amoxicillina e acido clavulanico Zentiva, amoxicillina più acido clavulanico Zentiva Lab, amoxicillina e acido clavulonico Almus, Anival, Augmentin, compressa, compresse rivestite, polveri orali, Augmentin, polveri orali, antibatterici penicillinici, Aveggio, Clavomed, Clavulin, compresse rivestite, Clavulin, polveri orali, Clavulin, sospensione, Homer, Clavux, Cruxade, Mondex, Neoduplamox, Posmox, Priclad, Xinemod. Fonte, foglietto illustrativo.
dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.